Bentornati su Mandorlice, un ingrediente immancabile di qualsiasi dieta vegetariana e vegana, il derivato della soia più utilizzato al mondo e dalle origini tanto antiche da poter essere solo teorizzate. Simile nella preparazione al formaggio per via delle diverse consistenze e la versatilità di preparazione e cottura, è un cibo semplicemente incredibile. Il tofu è tutto questo e tanto altro. Oggi prepareremo insieme una versione al vapore da far venire l'acquolina in bocca. Cominciamo subito e vi aspetto più tardi con le curiosità. Abbiamo bisogno di un panetto di tofu vellutato, quello morbidissimo. Tagliamolo a fette e lasciamolo da parte. A questo punto prepariamo la salsa che andrà a insaporire questo meraviglioso piatto. In una ciotolina versiamo 2 cucchiai di salsa di soia, del pepe nero, mezzo cucchiaio di aceto e un pizzico di zucchero. Mescoliamo bene e andiamo a preparare il soffritto a base di scanogno e aglio. Pronto il soffritto, versiamo la salsa appena preparata e delle arachidi tostate, per me essenziali per contrastare la morbidezza del tofu. Cotta la salsa, andiamo a cuocere il nostro tofu. Eliminiamo l'acqua e adagiamo il piatto in una vaporiera in ebollizione. Copriamo e cuociamo per 7-8 minuti. Trascorso il tempo, eliminiamo l'acqua depositata sul piatto e insaporiamo il tofu con la nostra salsa, distribuendo uniformemente le arachidi. Ultimiamo con dell'erba cipollina tagliata finemente e voilà, il tofu al vapore è pronto da servire. È molto buono anche freddo e se non siete grandi amanti dell'aglio, posso assicurarvi che passata qualche ora il suo sapore sarà notevolmente ridotto. Tofu significa letteralmente fagioli tagliati. Ricchissimo in proteine, calcio, magnesio e ferro, è un superfood consigliato per ogni dieta e un eccezionale abbinamento per ogni piatto, assorbendo i sapori forti degli altri elementi. La maggior parte degli studi sulla sua nascita concorda nel reputarlo un'invenzione cinese. Certo è che i fagioli e il latte di soia siano parte della dieta cinese da migliaia di anni, mentre il tofu fa la sua comparsa durante la dinastia Han, probabilmente per un semplice errore nel cuocere i fagioli di soia pestati insieme al sale che ne causò la coagulazione. Un'altra ipotesi è che questo errore fosse invece una tecnica già largamente conosciuta e diffusa nelle tradizioni indiane e specialmente mongole, abili pastori nomadi e produttori di formaggio, da cui i cinesi l'hanno semplicemente riadattata. Già nel I secolo d.C., in Cina, il tofu è un alimento consumato dai più, spesso preferito alla carne per il suo costo ridotto. Si espande poi in tutta l'Asia grazie al buddismo, dato che molti monaci si recavano in Cina a studiare e poi facevano ritorno a casa, includendo questa pietanza nella rigorosa dieta vegetariana. Come sempre, spero che il video vi sia piaciuto. Grazie per il tuo tempo e alla prossima!